Quando pensi al cambiamento probabilmente pensi a qualcosa di faticoso, di difficile, di frustrante, che richiede tantissima energia che probabilmente è anche improbabile da ottenere. Ma perché deve essere così questa cosa? È possibile avere un cambiamento invece facile? Sarà che forse stai cercando di entrare in una porta chiusa quando c'è l'altra che è aperta? Oppure, come capita classicamente, invece che tirare spingi o spingi quando devi tirare, come capita a me quando devo entrare nei supermercati? Lo scopriamo insieme in questo episodio del podcast Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort zone. Comfort zone. Comfort zone. Ciao, io sono il dottor Emilio Gerboni, la guida per la tua evoluzione comoda, e proprio di evoluzione comoda, in linea con l'evoluzione comoda, parliamo di cambiamento e della difficoltà di cambiare, ma soprattutto di come ottenerlo invece facilmente questo cambiamento. Al di là che è un argomento ampissimo e complicatissimo, quello su cui andiamo a concentrarci in questo episodio è il livello del cambiamento che ci permette di cambiare più rapidamente, più facilmente, più comodamente, più profondamente. Quindi direi 4 livelli nel livello per ottenere la massima cosa. Io sono un grande fan delle vie più facili e potenti, questa è un po' la mia ricerca principale, favorita sempre da una grossa pigrizia che mi spinge a mettere le mie energie nel trovare scorciatoie sane, no? Quindi non scorciatoie disfunzionali. Scorciatoia sana è una strada che ti porta da A a B praticabile, quindi non il teletrasporto che non esiste, almeno per il momento, no? Ovviamente chi si è occupato di cambiamento sono in particolare tutte le scuole di psicoterapia esistenti, che poi da cui hanno attinto poi tutte le scuole di coaching in generale, e quindi partono dalle basi della conoscenza delle scuole di psicoterapia. E ogni scuola può essere distinta proprio dal livello di intervento dal quale parte e verso cui opera per cercare di ottenere questo cambiamento. Quindi, ad esempio, il comportamentismo, proprio come si chiama, come vedi, indovina dove interviene sul comportamento attraverso il famoso condizionamento, no? Quello che il cane lo fai salivare suonando la campanella, conoscerai questa cosa, il cane di Pavlov, no? Quindi attraverso delle tecniche collegate agli studi e alle ricerche che abbiamo fatto nel comportamentismo si sviluppa la scuola proprio di terapia che utilizza metodiche comportamentali. Quindi io intervengo sul tuo comportamento per modificarlo e intervengo sul comportamento per modificare il comportamento. La psicanalisi o psicologia del profondo, psicodinamica, come vedi va a lavorare sul livello inconscio, quindi va a lavorare sul materiale non visibile, e all'estremo opposto del comportamentismo, che lavora su ciò che è visibile, perché partiamo proprio dal dire guarda, noi non possiamo scientificamente lavorare su qualcosa che non è visibile, su qualcosa che è una scatola nera, e quindi lavoriamo sul comportamento, su ciò che è esterno. Molte altre scuole quindi vanno su chiavi diverse. Quella più conosciuta attualmente, la cognitivo-comportamentale, si chiama così perché lavora sul livello del pensiero e del comportamento, va a unire anche quindi la parte del comportamento. Le scuole ancora più moderne, quindi quelle che vengono chiamate anche di terza generazione cognitivo-comportamentale, hanno introdotto il lavoro sull'emozione
e sulla sensazione. Ma il livello che a mio avviso è il più potente dal punto di vista del cambiamento, il più profondo, come abbiamo detto prima, insomma tutte le caratteristiche che prima sono andato ad elencare, è quello della percezione. Ci sono poi invece delle scuole, dei modelli che lavorano principalmente sul livello percettivo. Livello percettivo è inteso come il modo in cui noi vediamo il mondo, il nostro punto di vista, come noi percepiamo la realtà e come quindi la andiamo anche a strutturare in una narrazione, come reagiamo alla realtà. Questa unione tra percezione e reazione alla realtà viene chiamato da diversi modelli che lavorano su questo punto con terminologie diverse che hanno delle differenze che però tendenzialmente vanno a parlare pressappoco della stessa cosa, cioè appunto di questo meccanismo percettivo e di reazione. Infatti, ad esempio, nell'approccio strategico parliamo di sistema percettivo reattivo, nella schema therapy parliamo di mode. Il mode è appunto l'insieme di percezione, quindi schema di visione della realtà e relativa reazione e di coping, quindi di gestione di quella realtà. Ovviamente in questo caso, soprattutto nel mondo della psicoterapia, prevalentemente si parla delle percezioni disfunzionali che portano a comportamenti disfunzionali che mantengono lo status quo problematico. Ma esistono chiaramente modalità sane, funzionali di percezione e di risposta alla realtà, quindi che portano a stare bene, a funzionare bene, a reagire bene e non a reagire a allarmi problematiche di qualsiasi tipo. Quindi potremmo dire che lo schema, come viene chiamato appunto in schema therapy, da cui appunto deriva il nome, la schema therapy, che è una terapia di cognitivo-comportamentale di terza generazione, è proprio la lente attraverso cui noi vediamo la realtà. È come se io questi occhiali che sto indossando mi permettono di mettere a fuoco e di vedere determinate cose, e se io avessi delle lenti diverse e colorate vedrei il mondo in maniera colorata. Quindi lo schema dà un senso, dà un significato agli stimoli che riceviamo, diverso in base al tipo di lente che stiamo indossando. Chiaramente, se noi vediamo le cose in un certo modo, reagiremo in modo proporzionato a quello che stiamo percependo. Cioè, cosa intendo? Che se io percepisco una minaccia, quindi se per esempio mi sembra che una persona mi vuole aggredire, la mia reazione sarà diversa rispetto alla percezione di una persona che è amichevole nei miei confronti. Quindi dovrò scegliere un comportamento nel mio repertorio che tenga conto di quello che sto percependo. Quindi se io parto dalla premessa, quindi la lente è anche la premessa da cui osserviamo la realtà, e quindi la nostra ipotesi, che però trattiamo come realtà. Quindi noi non la trattiamo come un'ipotesi, la trattiamo come una realtà e rispondiamo a quella realtà. Quindi se io mi sento minacciato, dico: cosa faccio? Faccio finta di niente? Mi contrattacco, quindi attacco, fuga, scappo, e quindi sto rispondendo a quel tipo di realtà, partendo dal presupposto che sia vera la mia percezione. E quindi di conseguenza il problema è che se io ho delle lenti distorte che mi fanno vedere male la realtà e quindi rispondo a una realtà distorta, cosa succede? Che tendenzialmente la riproduco quella realtà che si manifesta in un vissuto, cioè come mi sento, che è la cosa principale. Quindi potremmo dire che la percezione da questo punto di vista è l'aspetto più profondo da cui poi nascono tutti gli altri livelli: il pensiero, l'emozione e il comportamento.
Se cambia la percezione, cambiano di conseguenza tutti gli altri livelli. Un esempio è quello dell'incubo, cioè se io sono dentro un incubo, cosa succede? Che magari sto sognando che c'è un maniaco pazzo che mi sta inseguendo. Tutto quello che io cerco di fare all'interno dell'incubo, che io sto percependo come vero, sarà una reazione fallimentare al cambiamento, perché magari scappo, magari cerco di picchiare il maniaco pazzo, ma sarò sempre dentro un incubo, quindi non cambierà mai il livello più profondo di trasformazione, e che poi sarebbe quello effettivo di un risultato valido e stabile. Qual è la soluzione? La soluzione è cambiare il livello percettivo, in questo caso lo stato di coscienza, quindi passare dal sonno alla veglia. Nella veglia io mi sveglierò e dico: ah, era un incubo, non era la realtà. E quindi l'obiettivo è quello di fare un salto percettivo attraverso un cambio di stato di coscienza. Riuscire a ottenere questo cambio percettivo chiaramente sarebbe l'obiettivo fondamentale, il bersaglio di un intervento. Però teniamo conto che il punto di vista di una persona è quello che lei crede sia la realtà, e ognuno di noi, in base al suo punto di osservazione, vede la realtà in un certo modo e struttura la realtà poi di conseguenza nelle sue credenze, negli apprendimenti che fa e così via. Ma possiamo pensare a questi diversi punti di vista pensando alla metafora dei 5 ciechi intorno all'elefante. Ognuno tocca una parte del corpo diversa dell'elefante, quindi chiedendo a ognuno di loro cosa sia un elefante, ognuno risponderà diversamente in base alla parte dell'elefante che sta toccando. Se sta toccando la proboscide, se sta toccando la zampa, se sta toccando il busto dell'elefante, avrà una diversa descrizione dell'elefante, no? Quindi se tocca il busto, una massa gigantesca di carne. Quando io percepisco una cosa come vera, non è che se ti dico guarda che non è così, tu mi dici ah, giusto, è proprio come dici tu. Se io vedo una cosa verde, la vedo verde, non la vedo rossa. Se sono daltonico, per esempio, vedrò i colori diversi e quindi la mia percezione sarà quella lì. Quindi bisogna fare delle operazioni che permettano lo slittamento della percezione a partire da come la persona vede le cose, perché quello è il modo in cui lui vede la realtà e per lui è la realtà, e non posso entrare in contraddizione con quella realtà, anche perché dal suo punto di vista c'ha perfettamente ragione, solo che non gli piace quella realtà. E questo punto di partenza percettivo, per esempio nell'ipnosi, viene chiamato il sistema di riferimento, quindi la mappa del territorio che per la persona è il territorio della realtà. E quindi che succede? Che se noi non partiamo da questo sistema di riferimento, il cambiamento diventerà veramente difficile, perché dovremmo contrastare ciò che noi crediamo vero. Ma se noi invece partiamo da quell'elemento, è chiaro che poi il cambiamento sarà anche più morbido, non sarà una forzatura, perché partiamo dagli elementi percettivi che la persona ha. E mano a mano lo traghettiamo gradualmente attraverso un cambiamento percettivo che andrà semplicemente a riorganizzare quello che lui possiede, non andando a stravolgere, introducendo delle cose che sono per lui aliene e inassimilabili. Quindi bisogna creare un terreno per l'assimilazione e la flessibilizzazione della sua realtà, perché quello che si ritiene essere lo sviluppo dei problemi psicologici, o comunque l'assenza di un cambiamento, se proprio non dobbiamo parlare sempre esclusivamente di problemi, è quando le persone non permettono
ai loro schemi abituali di percezione e di reazione di modificarsi perché non si adattano più al cambiamento del contesto. Quindi io continuo a vedere una cosa come se in una telecamera io continuo a riproiettare lo stesso filmato quando in realtà stanno andando avanti altre cose nella scena, come fanno i ladri, no? Solitamente. Quindi in realtà il nostro cervello deve stare attento a questa rigidità che si sviluppa, cioè se io dei modelli mi sono serviti o comunque sono stati adatti a gestire un determinato contesto, erano validi per dare un significato a un contesto, questo non significa che siano validi al cambiare delle circostanze. Quindi se io continuo a utilizzare una lente al cambio della circostanza trattandola come se fosse la stessa cosa, ecco che avvengono i problemi. Quindi il problema non è la percezione, è la rigidità della percezione. Quando abbiamo una flessibilità percettiva, in realtà il cambiamento è generativo e automatico. Mi viene un altro esempio, non so se tu giochi a golf, e in base al contesto in cui ti trovi dovrai usare un tipo di mazza invece che un altro. Se invece ti irrigidisci e vuoi usare la stessa mazza, i colpi non andranno bene come per certe posizioni. Io non so giocare a golf, ma come ho già detto in altre puntate faccio sempre esempi di sport che non so fare perché ho questa perversione di fare questi esempi qui. Comunque, quindi la cosa che permette di fare il lavoro sulla percezione quindi è di andare alla radice del problema, perché noi potremmo anche cambiare un comportamento, ma sarebbe un cambiamento molto superficiale, così come cambiare un pensiero. E andare alla radice del problema può essere raccontato con la storiella della persona che salvava delle persone che stavano affogando in mare e ne salvava una, ne salvava l'altra, tirava fuori queste persone, ma queste persone continuavano ad aumentare e allora a un certo punto lui diventava pure stanco di salvare tutte queste persone, esausto di questa operazione. A un certo punto alza lo sguardo e vede che c'era un tizio che buttava gente in acqua da una collinetta, diciamo così. Buttava le persone in acqua e poi queste persone si ritrovano in acqua. Quindi se non si andava ad interrompere quella persona che lanciava le persone in acqua, le persone sarebbero continuate a cadere in acqua e lui avrebbe dovuto continuare all'infinito a salvarle. E come vedi, anche in questo caso un cambiamento di percezione lo si ottiene spostando il punto di osservazione, appunto. Cioè se io continuo a guardare nell'acqua continuerò a vedere persone che affogano. Se io alzo lo sguardo vedrò un altro scenario, cioè una persona che butta persone in acqua e a cui devo rivolgere il mio focus, la mia attenzione per poter bloccare veramente il problema. Quindi questo è andare alla radice del problema. Per ottenere questo io devo fare in modo che la persona guardi da un'altra parte e quindi io non squalificherò la sua idea che le persone stanno affogando, perché è vero tra l'altro che stanno affogando le persone, ma gli dirò guarda che non c'è bisogno di salvarle, guardando da lì ci arriva da solo, non devo dire smetti di salvare le persone, no? Ora questo quindi si fa creando il contesto per il cambiamento. Quindi per poter cambiare la percezione bisogna creare il contesto per il cambiamento, in modo tale che la persona faccia delle esperienze, perché appunto non si cambia dicendo le cose, ma generando delle esperienze di cambiamento, no? Ovviamente il linguaggio performativo permette di creare delle esperienze, quindi appunto le immagini, gli aneddoti come quelli che sto raccontando adesso permettono di modificare la percezione e quindi di effettivamente avere un'esperienza correttiva. Creare il contesto significa anche che la persona possa fare delle modifiche, dei cambiamenti nella sua vita che gli creeranno un cambio di percezione. Quindi facciamo un esempio. Nel film Ritorno al futuro, che immagino tu avrai visto, uno dei film più belli, credo, almeno per me, cioè un film bellissimo,
con Michael J. Fox, che va nel passato e deve sostanzialmente fare in modo che, in questo caso invece che portare un cambiamento, mantenere la stabilità del futuro, cioè fare in modo che la sua famiglia effettivamente si formi. Cosa succede però? Che il padre era sempre stato un uomo molto timido, molto introverso, molto insicuro di sé. Casualmente si trova a creare un contesto in cui lui è portato a dover difendere quella che sarà la sua futura moglie, nonché mamma di Michael J. Fox, cosa che non gli era capitato nel passato originale. Nel passato alternativo in cui arriva Michael J. Fox, lui si trova a dover difendersi da Biff, no, il cattivone del film, e a reagire, quindi tira fuori una forza, quindi si crea un contesto per cui lui tira fuori una risorsa che non aveva mai tirato fuori ma che gli apparteneva. Quindi scopre questa risorsa che era dentro di lui e questo va a cambiare l'immagine che ha di se stesso. Cambiando l'immagine che ha di se stesso, cambia completamente tutto il suo modo di vivere, quindi non si vede più come una persona timida e insicura, ma come una persona capace di difendersi, capace di essere di successo, quindi non uno sfigato fallito, e questo porterà a pubblicare libri che invece aveva timore di esporre, di farsi vedere, quindi manifesta il suo timore di fallire e diventa uno scrittore di successo. Quindi riuscire a creare dei contesti in cui una persona può tirare fuori le sue risorse e andandole ad adattare in maniera tale che si sviluppino. In questo caso anche c'è un altro film carino dove si crea il contesto proprio fisico per fare delle esperienze diverse, che è quello è Hitch, no? Il film dove Will Smith fa il maestro di seduzione, dove aiuta gli uomini a sedurre le donne e a permettere alle donne di vedere quegli uomini dall'angolazione giusta per cui risultavano effettivamente attraenti e quindi a scoprire le loro risorse, a vederli quindi in un modo diverso, quindi cambiava la percezione della donna e allo stesso tempo dell'uomo di essere un uomo che poteva sedurre. E la scena d'inizio del film fa vedere lui che crea una situazione in cui l'uomo fa il cavaliere, il salvatore del cagnolino di una donna con cui desiderava avviare una relazione. Da lì si crea, diciamo, il presupposto per poter uscire insieme e quindi poi conoscersi e quindi scoprirsi, quando mai gli avrebbe dato attenzione. Quindi chiaramente questi sono esempi cinematografici assolutamente fantasiosi, forse il secondo un po' meno, però diciamo che in questo modo si possono creare delle realtà a partire anche da delle sorta di finzioni che però producono poi alla fine effetti concreti, che questo è uno dei presupposti dell'approccio strategico e ipnotico ericksoniano. Quindi nel momento in cui cambia la percezione, come abbiamo visto, tutta la realtà, tutti gli altri livelli si riorganizzano per adattarsi al nuovo cambiamento percettivo in modo automatico, cioè non dobbiamo più sforzarci di diventare atletici facendo esercizi sportivi di qua e di là, perché se la percezione si è modificata in un certo verso, quel comportamento verrà spontaneo se è legato al cambiamento percettivo. Ora io ho fatto un esempio: immaginiamo che una persona si percepisca come non sportiva, non atletica, si crea un cambiamento di percezione, inizia a percepirsi in questo modo e a quel punto il comportamento, diciamo, da atleta avverrà abbastanza automaticamente. Chiaramente questo non è magia assolutamente, ma è qualcosa che va fatta, anzi, in modalità molto accorta, stando proprio attenti a non forzare i tempi e le modalità con cui queste cose avvengono, perché il cambiamento percettivo ha anche il vantaggio di essere ecologico, cioè nel senso che avviene
ed è resistente in caso si stia cercando di forzare questo livello di cambiamento, nel senso che se io faccio un cambiamento sul comportamento ma non ho cambiato la percezione, il comportamento si riadatterà alla percezione. Invece se io ho cambiato la percezione, poi tutto il resto, come abbiamo visto, avverrà in maniera ecologica, si adatterà alla percezione, che se c'è stata significa che era possibile senza dei ritorni, diciamo, e se ci sono dei ritorni chiaramente si va sempre a lavorare su ciò che manca nel rendere appunto il sistema equilibrato, quindi non scompensato. Se noi facciamo un intervento su un determinato livello, il rischio è che si scompensino gli altri e poi questo diventa un gioco di livelli che vanno risistemati costantemente. Sul livello percettivo, chiaramente, se c'è un ritorno ci permette poi di andare a fare la correzione attraverso il feedback, la retroazione che abbiamo rispetto al cambiamento che c'è stato. La cosa quindi più importante per poter realizzare poi questo cambiamento, anche diventare maghi del proprio cambiamento, è quello di disidentificarci dalla propria realtà. Quindi cosa significa questo? Che per diventare più flessibili dobbiamo iniziare a prendere confidenza col fatto che la realtà che percepiamo è un nostro punto di vista e quindi già iniziare a partire da questo presupposto, per quanto nel nostro sentire noi saremo convinti che sia vero. Questo ci aiuterà a renderci più flessibili e quindi a poter iniziare ad osservare le cose da diversi punti di vista e quindi a prendere punti di partenza percettivi osservativi diversi, rendendo il nostro sistema più flessibile e quindi più adattabile al cambiamento del contesto. Bene. È tutto per questo episodio di Comfort Zone, spero che ti sia stato utile, spero che non sia stato troppo complicato, sicuramente è un episodio un po' più tecnico dei precedenti, ma mi farò perdonare con nuovi episodi più fessacchiotti, oppure se ti è piaciuto dimmi di continuare su questa scia tecnica io ti mando un abbraccio, ti invito sempre a seguire il canale, iscriviti sul canale YouTube oppure seguimi su Spotify e su Apple Podcast o dove segui il podcast, ma lascia un commento, scrivici un'email se vuoi condividere qualcosa su questo episodio. Un abbraccio dal dottor Emilio Gerboni e al prossimo episodio di Comfort Zone. Ciao! Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.